Finita! È finita qui! È finita qui! Inter batte Lazio 3-1, una rimonta che può davvero segnare una grande pagina di questa storia. Siamo andati sotto, sembrava tutto finito, l'errore di Acerbi pesantissimo, poi la ribaltiamo con la forza della squadra che ci ha creduto sempre che non meritava assolutamente di perdere questa partita, ma non meritava nemmeno di vincerla con un risultato stretto, perché l'Inter ha dominato questa Lazio, ha strameritato di vincerla, doveva anche non subire gol. Abbiamo toccato l'inferno del 7° posto in classifica prima di questa gara e siamo risaliti fino al 4° posto che adesso ci spetta, perché nonostante tutto, le critiche, le polemiche, la nostra sembra una stagione pessima, sembra che stiamo facendo il peggior campionato di sempre, eppure siamo lì alla pari del Milan, come sempre esaltato, dove si trova sempre il lato positivo della cosa. Abbiamo riagganciato anche la Roma, siamo a 2 punti dalla Juventus che deve giocare un'altra partita e siamo in corsa su tutte le altre competizioni. Ovvio che fanno male le troppe sconfitte che abbiamo ottenuto fino a qui, però oggi bisognava resettare tutto, ripartire e vincere questa partita. Siamo in un periodo di crescita, l'Inter sta bene, l'Inter arrivava da Benfica, Empoli e Juventus, 3 prestazioni incoraggianti, sempre in crescita, positive, arriva un'altra vittoria strameritata. Questa era la partita che se non avessimo vinto mi avrebbe fatto arrabbiare più di tutte le altre che non abbiamo vinto, perché oggi l'Inter contro un'ottima squadra, seconda in classifica, lo ricordiamo, un'ottima squadra, una squadra che ci precedeva di 7 punti, l'abbiamo dominata a casa nostra, ci siamo riportati a -4 anche dal loro secondo posto e lo abbiamo fatto strameritatamente, giocandola bene dall'inizio fino alla fine, perdendo solo qualche attimo dopo il gol subito immeritatamente per un errore di Acerbi che ci ha fatto un attimino sbarellare, ma poi l'abbiamo portata a casa. In questo momento di tante partite pesanti ravvicinate dove le energie fisiche potrebbero venir meno e rischi di perdere punti se ti manca un po' di lucidità, è fondamentale riuscire a tirar fuori degli stimoli aggiuntivi anche da partite così. Si giocherà soprattutto con la testa da qui alla fine. Oggi l'Inter con la testa ha fatto una grande partita, l'ha portata a casa e si carica ulteriormente in vista delle prossime partite. Simo, è una grande domenica alla faccia di chi ha abbandonato la nave dopo il gol subito. Sì, guarda, godo in particolare per questi, perché è veramente una roba inconcepibile. È una delle partite giocate meglio dall'Inter di tutta la stagione, anche in virtù della caratura dell'avversario, che all'intervallo ci dicevano non essere forte, per chissà quale teoria strampalata. E l'Inter che va sotto, hai detto bene, con un errore purtroppo che può capitare, però è un errore di un singolo che peraltro sta facendo una stagione pazzesca. Ex Lazio chiude il cerchio, un errore clamoroso di un singolo che può capitare, ex Inter Vesino, che porta al terzo gol. Io ripeto, davvero, è stata una delle partite giocate meglio e non accettavo il fatto di sentire è la solita partita dove l'Inter non segna e poi prende gol, perché il modo con cui oggi l'Inter ha interpretato la partita era diverso rispetto a quello delle altre volte in cui invece è finita così. Perché le altre volte, almeno io personalmente, percepivo sotto porta un po' di superficialità e anche magari di eccessiva sicurezza, che infatti ti portava a sbagliare dei gol inenarrabili. Quello di Lukaku con la Fiorentina è quello che mi rimane più impresso. Mentre stasera io ho visto una squadra che magari non ha creato nella prima parte di gara tantissimo, anche se poi ha dilagato nel finale. Però quando arrivava sotto porta tirava bene. Cioè tanti tiri oggi sono usciti o di tanto così o perché sono stati mandati fuori di tanto così da un grande Provedel. Mi ricordo quello di Di Marco in particolare nella ripresa. Barella ha fatto 2 tiri meravigliosi usciti di tanto così letteralmente. Quindi era un qualcosa di diverso secondo me oggi. Un Inter che, tra l'altro, la cosa che mi fa anche sorridere, magari se vai in vantaggio con Mkhitaryan al 25esimo finisci in un'altra maniera, perché poi loro magari ti attaccano tutta partita e invece è stato forse meglio così a posteriori. Gol loro e poi tu la ribalti. E ho rivisto per la prima volta dopo tanto tempo, forse dopo, cioè dall'inizio diciamo della stagione, quell'Inter che ho visto nella fase finale della scorsa stagione. Io ricordo Inter-Empoli per esempio da 2-0 a 4-2, un Inter che ci mette la tecnica ma ci mette proprio il cuore e la voglia. Nel finale, ragazzi, invito chi non l'ha vista a riguardarla, dal 92esimo in poi sul 3-1 partita finita,
tutti in difesa ad aggredire il portatore di palla con una voglia, una fame di recuperare il pallone. Questi sono segnali molto importanti che ci testimoniano che l'Inter, come dicevamo anche nel pre-partita, dal punto di vista psicofisico c'è. Poi il calcio a volte ti regala partite come il primo tempo di oggi, dove meriti di essere 2-0 invece sei sotto 0-1, però dopo per fortuna la prestazione ci ha premiato. Chiudo facendo un applauso e un in bocca al lupo a Gosens, che purtroppo sembra essersi fatto male alla spalla in maniera anche abbastanza seria, però speriamo che possa recuperare e alla fine è lui che l'ha ribaltata, quindi grande Robin, in bocca al lupo. Robin che preoccupa un po' la condizione della spalla, si è sacrificato per buttare dentro il gol della sicurezza nei minuti finali. Io ringrazio José che ha regalato gli abbonamenti, se leggo bene in chat. Grazie mille José, come al solito per il grande sostegno. Grazie Pierangelo. Grazie ragazzi, devo ringraziare tantissimo Top One per i gufi, i pip urrà e ora attaccati al tram. Grazie Top One, davvero, davvero di cuore. Grazie De Pica Pica, orgoglioso di questa squadra. Ci hanno ritirato fuori finalmente quell'orgoglio di una partita dove da tanto tempo non riuscivamo a ribaltare, quando andavamo sotto perdevamo un po' la bussola. Oggi l'Inter, parlando un po' della partita per chi se la fosse persa, per chi non l'ha vista e per chi la sta recuperando magari nella nostra analisi di questo momento, l'Inter oggi ha interpretato la partita in maniera, secondo me, ai limiti della perfezione. Anche le scelte del primo tempo facevano discutere D'Ambrosio, che poi invece è stato molto prezioso nell'andare ad attaccare. Ha fatto discutere Correa, che il suo in una partita inizialmente dove bisognava studiarsi e attaccare con qualità stava facendo comunque bene. Poi nel secondo tempo, soprattutto dopo il gol subito, credo che Inzaghi abbia fatto anche tutte le scelte giuste a livello di cambi, nel senso che D'Ambrosio era ammonito, non aveva più senso lasciarlo lì dietro a difendere, a rischiare negli uno contro uno. Bene mettere Dumfries con Darmian che scala dietro, scelta che condivido assolutamente. Poi spesso critichiamo Inzaghi di fare i cambi troppo tardi, invece Lautaro Martinez arriva al 59esimo circa, proprio nel momento in cui si vedeva che era arrivato il momento di Lautaro Martinez. Quindi a me oggi è piaciuta tutta l'interpretazione della gara e tutta la gestione della gara. Felipe Anderson segna il 29esimo su un errore clamoroso di Acerbi, come dicevi anche tu Simo. L'Inter ha creato tantissime volte i presupposti per andare al gol e sembrava un'altra di quelle partite in cui letteralmente ti scontravi con un muro, non riuscivi mai a buttarla dentro, però oggi c'era qualcosa di diverso, si avvertiva qualcosa di diverso. Io credo, questa è la mia speranza, soprattutto che l'Inter sia entrata in una dimensione mentale differente per questo finale di stagione, più convinta anche dei propri mezzi, più convinta anche di poter ottenere dei risultati importanti. Ci arriva in questo modo nel momento più importante di questa stagione. L'Inter adesso, come detto, riaggancia Milan e Roma a quota 57 punti, lascia l'Atalanta a -2, c'è la Juventus a +2 che però stasera deve giocare col Bologna. La Lazio adesso la vediamo lì a 4 punti di distanza a quota 61. Il Napoli, grazie al nostro risultato, può conquistare lo scudetto aritmeticamente già in queste ore. Seconda vittoria consecutiva finalmente per l'Inter in campionato, che si sblocca anche davanti al proprio pubblico di San Siro. E mercoledì un'altra partita col Verona che sarà insidiosa, ma ne parleremo dopo. Per chiudere un po' anche sui singoli, Simo. Lukaku nel primo tempo un po' nascosto, nel secondo tempo ha fatto una grande partita, secondo me. Decisivo nelle scelte, nei movimenti, è stato praticamente il nostro miglior esterno, di fatto, tra i tanti che abbiamo a disposizione, perché giocando da ala ha fatto la differenza, assolutamente. Grande ingresso in campo di Robin Gosens, che innesca l'azione del gol di Lautaro Martinez e trova anche il gol della sicurezza, il risultato del 2-1, anzi, più che del risultato, più che della sicurezza, ecco. E quindi grande ingresso, molto molto importante. Lautaro ha sbagliato qualcosina, ma poi ci ha messo la firma. È il terzo attaccante dopo Icardi e Vieri che con la maglia dell'Inter segna almeno 15 gol a stagione per 3 stagioni consecutive. Negli ultimi 55 anni era successo solo con Icardi e Vieri, quindi anche questo gliene va dato atto sicuramente. E non lo so, mi vengono in mente questi come singoli. Barella per me è stato molto importante, anche se non balzerà gli onori della cronaca. No, Barella è stato clamoroso.
Ma clamoroso veramente. Ci pensavo mentre eravamo a cercare il pareggio. Cioè, tutte le volte che la palla arrivava a destra, comunque la presenza di Barella che veniva incontro e dava una mano a Dumfries e non solo, era fondamentale. Oggi secondo me molto bene anche Brozovic. Un paio di palloni non precisissimi nel primo tempo, però poi alla lunga è stato importante. E l'importanza di Brozovic, come diciamo spesso, è anche quella di essere continuo nei 95 minuti, perché all'ultimi minuti era ancora lui che andava in difesa, prendeva palla, se la faceva dare, la smistava. Questo è il valore anche di Brozovic. Di Marco anche ha fatto molto bene. Onana poi nel suo comunque, a parte un rinvio sbagliato nel finale, però è stato bravissimo. Io credo, sai che l'ho già nominato prima, ma lo rinomino volentieri. Io credo che lo specchio di quello che abbiamo sempre voluto che l'Inter fosse e che forse adesso è diventata è proprio Robin Gosens, che entra in campo come sempre, con la mentalità giusta, l'impegno giusto, e oggi ha il merito. Mi spiace veramente che non abbia potuto esultare perché se lo meritava, però oggi ha il merito di segnare il gol del 2-1 e speriamo, ripeto, che stia bene perché è un altro di quelli che ci servono. Non sarà per caratteristiche in alcune partite l'esterno migliore dell'Inter, però come diciamo sempre, se tutti avessero la sua professionalità, mentalità, sarebbe stata veramente forse una stagione differente. Ripeto, speriamo che oggi, visto il risultato e visto anche come arrivato, possa essere, come si suol dire un po' in maniera anche banale certe volte, possa cominciare un'altra stagione. Anche da Lukaku, che tu stesso hai nominato, comunque primo tempo in difficoltà, però non ha mai mollato, non è mai uscito dalla partita con la testa dicendo niente, oggi non mi escono le giocate. No, fino in fondo se la faceva dare, si allargava e alla fine è stato determinante perché il gol di Lautaro nasce da un suo grande assist. Oggi leggo qualcuno critica Correa, sì, poteva fare meglio, però oggi io francamente non mi sento di criticare nessuno perché è stata una partita. La nostra esultanza, mia e di Lorenzo, è stata forse così piena, non l'avevamo da un po', nonostante anche la gara col Benfica. Straordinaria, straordinaria. Ho finito letteralmente la voce. Chiudo solo Anch'io. con questa clip, solo con il ricordo sempre di quanto durano le partite, abbiamo sempre detto. E lo ricorderò con questa maglia per forza di cose. Dobbiamo ricordarlo sempre. E finalmente è tornata quell'Inter che ti fa dire che fino all'ultimo può succedere veramente qualsiasi cosa. Quindi bene, bene, bene. Troppe notizie positive oggi da commentare, quindi grazie davvero di cuore a tutti voi per il grande sostegno. Siamo molto felici, tante cose positive. Poi più a freddo analizzeremo in maniera anche più tecnica e tattica questa partita, dove l'Inter però ha tirato fuori contro una grande Lazio, ha tirato fuori una grande prestazione. Quest'Inter oggi ha ampiamente meritato di vincere e di dominare la squadra seconda in classifica, praticamente una delle migliori difese di questo campionato, organizzatissima e che non stava meritando quel vantaggio per 1-0, e lo abbiamo dimostrato finalmente con i fatti. Massimo sostegno, si riparte da qui. L'Inter c'è e adesso mette paura, secondo me. Chiudiamo qui, fatemi sapere se siete d'accordo con la nostra analisi, iscrizione al canale subito, clic sul tasto mi piace, mi raccomando, e vi aspettiamo nel club di Passione Inter, www.passioneinter.club, se volete sostenerci.